Siamo tornate a bomba con il tutorial di una nuova borsa, pronta per essere realizzata con le vostre mani. Ma prima, benvenute o bentornate sul canale YouTube di Macrebag. Io sono Martina e oggi ti mostro come realizzare la borsa Marilina. Sono finalmente tornata, sono sparita per qualche settimana perché ci avete completamente sommerso di ordini e anzi abbiamo tantissimi filati nuovi, super invernali, caldi, morbidi, pelosetti sul nostro shop online. Questo è il link, vi suggerisco comunque di andare a dare un'occhiata perché ci sono filati bellissimi di altissima qualità made in Italy, tanti accessori per le vostre creazioni. Ma ora torniamo a noi. Andiamo a realizzare insieme questo nuovo tutorial. La borsa si chiama Marilina, è semplicissima, pensata pure per le principianti e come sempre mia mamma vi mostra tutti i passaggi per realizzare la borsa, mentre io invece vi spiego come fare. Per realizzare questa borsa abbiamo seguito pochi e semplici passaggi, facendo prima questo fondo ovale, come facciamo per moltissime delle nostre creazioni. Il corpo ha semplici punti bassi, quindi questo è veramente semplicissimo. La parte un pochino più complessa e più particolare è questo manico. Abbiamo prima creato questa parte e poi questa e semplicemente unito con questi due anelli a moschettone apribili. L'occorrente necessario per realizzare questo modello è veramente pochissimo. Noi abbiamo utilizzato una licra, una pizza in licra di almeno 400 grammi, quindi andate bene a controllare il peso, ma potete utilizzare anche le altre pizze che sono sia in velluto e in camoscio, bellissime per questo inverno perché stanno andando a ruba, le state amando. Vi consiglio di andare a vedere sul nostro shop online macrebag.it. In questo caso però vi consiglio di acquistare un pochino di più perché la pizza invernale pesa un pochino di più, almeno 500 grammi, almeno siete sicuri di riuscire a creare questo modello. In più dovete prendere due anelli a moschettone e abbiamo lavorato il tutto con un uncinetto numero 8. Trovate come sempre tutto l'occorrente necessario sul nostro shop online, sia il materiale singolo, ma trovate anche il kit di tutta questa borsa. È una borsa, vedete, di medie dimensioni, carinissima, da portare sia di giorno che di sera, più o meno elegante, dipende dalla vostra necessità. Io vi lascio qui nella descrizione comunque tutte le misure indicative della borsa e tante altre informazioni. Vi ricordo comunque di iscrivervi al nostro canale perché per noi è importantissimo crescere assieme a voi e di seguirci pure sui canali social. Ci trovi sia su Instagram, TikTok e Facebook col nome macre.bag. Quindi mi raccomando, guardate attentamente tutto il tutorial e poi correte sul nostro shop ad acquistare il vostro colore preferito e ce ne sono tantissimi molto belli. Noi ci vediamo alla fine del video. Prendiamo il nostro filato, vedete questa licra morbidissima dallo spessore di 3 cm e volendo la potete anche un po' allungare. Ora prendiamo l'uncinetto numero 10, lo lavoriamo con questo e lasciamo un pezzettino iniziale di filo. Facciamo il cappietto iniziale, così facendo questo giro, carico il filo sopra l'uncinetto e chiudo. E ora continuiamo facendo 11 catenelle. Quindi 1, 2, 3, vado avanti, quindi considerate 11 catenelle più il cappietto iniziale per un totale di 12. Fatte le catenelle, il risultato vedete è questo e ora iniziamo a lavorare il fondo della nostra borsa. Come sempre saltiamo il primo punto, la prima catenella, e entriamo nella seconda facendo dei singoli punti bassi. Vi facciamo vedere, quindi entro con l'uncinetto qui all'interno della catenella in questo modo, carico il filo e lo trascino all'interno. Ho queste due asole, ora carico di nuovo e vado a chiuderle in questo modo. Ancora, facciamo vedere più velocemente, entro nel punto seguente, carico e trascino fuori, carico e chiudo le due asole. Continuiamo così facendo un totale di 10 singoli punti bassi fino ad arrivare al cappietto. Quando arriviamo al cappietto finale dobbiamo lavorare 3 punti bassi nel solito punto e vi facciamo vedere.
Arrivati all'ultimo punto, vedete il cappietto, facciamo qui 3 punti bassi. Reggete il filino più corto perché sennò questo buchino tende ad aprirsi, quindi reggetelo con le mani, entro con l'uncinetto, carico il filo e lo trascino fuori, facendo così, vedete, il primo punto basso. 1. Poi rientro di nuovo sempre nel punto, reggete ancora il filo, mi raccomando, e facciamo il secondo punto basso. In questo modo andiamo a formare praticamente l'ovale, la forma ovale del nostro fondo. Di nuovo altro punto basso, quindi in totale 3, e vedete che si va anche a girare attorno al punto e ci troviamo ora dall'altro lato della nostra catenella. Ora tirate un pochino il filo per chiudere bene il punto e andiamo a lavorare punti bassi nell'altra estremità. Vi portate dietro il filo più corto, lo posizionate qui in modo da chiuderlo senza un'ulteriore cucitura e andiamo avanti. Quindi entro nel punto, carico il filo, ho queste 2 asole e chiudo con un punto basso, così. E qui continuiamo a fare punti bassi singoli fino ad arrivare all'altra estremità. E lasciamo l'ultimo punto basso da lavorare, e qui dovremo lavorare 2 punti bassi al suo interno. Arrivati all'ultimo punto dell'altra estremità, anche qui dobbiamo entrare per ben 2 volte all'interno del solito punto. Quindi entro con l'uncinetto e faccio un primo punto basso, 1, e ora di nuovo rientro. Ne facciamo 2 in questo caso perché il terzo è il punto che è stato fatto all'inizio, quindi sono simmetriche entrambe le parti. Ora chiudiamo il lavoro, il primo giro, quindi entro in queste prime asoline, vedete, in questa V, prendo entrambe le asole, carico l'uncinetto e trascino fuori e chiudo con un punto bassissimo. Ora catenella e iniziamo il secondo giro. Questo è il primo e questo è il risultato ottenuto fino ad ora. Qui dobbiamo fare subito un aumento, quindi rientriamo ancora una volta nello stesso punto appena lavorato e faccio un punto basso. Di nuovo rientro nel medesimo punto e faccio un altro punto basso, così. E ora vado avanti lavorando singoli punti fino ad arrivare ai 3 punti lavorati precedentemente all'interno del cappietto, quindi questi 3 che vedete all'estremità. Arrivate all'altra estremità, vedete questo primo giro è fatto così, semplice, e ora siamo arrivati a questo lato, vedete abbiamo un punto, secondo e il terzo, che sono stati fatti tutti all'interno del cappietto iniziale. Ora qui entro nel primo punto con l'uncinetto e faccio un primissimo punto basso e poi faccio anche il secondo, quindi 1 e di nuovo rientro, faccio il secondo. Ora entro nel secondo punto, anche qui per 2 volte, faccio quindi in totale 3 aumenti, 6 punti bassi in tutto, qui e di nuovo altri 2 qua giù nell'ultimo, 1 e 2. Andiamo avanti, ora singoli punti bassi anche qui fino ad arrivare agli ultimi 2 punti del giro. Siamo ora agli ultimi 2 punti, se non riuscite bene a ricordarvelo vi consiglio comunque di aggiungere dei marcapunti nel giro precedente, così sapete bene dove trovare i punti effettivi di partenza, dove ci sono gli aumenti e quindi riuscire a lavorare ancora con più semplicità. Di nuovo rientro nel punto e faccio anche qui 2 punti bassi per fare i nostri aumenti e ingrandire così il fondo. E nell'ultimo punto altri 2 punti bassi, 1 e l'ultimo 2. E ora chiudiamo il giro come prima facendo un semplicissimo punto bassissimo, scusate, chiudendo le 2 asoline, e anche il secondo giro è finalmente pronto. E qui come sempre c'è il ROI. Iniziamo ora a lavorare il corpo della nostra borsa, quindi facciamo come sempre una catenella per alzare il lavoro e rientriamo nel punto dove abbiamo fatto il nostro punto bassissimo, che è questo, e facciamo un punto basso.
In questo modo abbiamo alzato il lavoro. Ed ora semplicemente iniziamo a realizzare il corpo della nostra borsa con dei singoli punti bassi, quindi devo entrare singolarmente in ogni punto che trovo, iniziando a formare appunto il primo giro del corpo. Facciamo così, non vi facciamo vedere perché il lavoro è molto semplice, facciamo vedere come terminare poi questo giro e iniziare a lavorare a spirale i giri seguenti. Fatto tutto il primo giro, il risultato sarà questo e vedete che si inizia anche un po' a inarcare il fondo. E ora chiudiamo, facciamo vedere come chiudere a spirale. Qui vedete queste due asoline sono composte praticamente dal punto bassissimo, queste due, e quindi lavoro anche queste. Entro all'interno, carico l'uncinetto e faccio un punto basso semplicemente. Ancora entro nel primo punto seguente, che è questo, e continuo così anche il secondo giro. In questo modo, se vedete, i punti sono sempre lineari, non ci sarà più un inizio e una fine del giro e quindi vi basterà andare avanti. Facciamo vedere ora il risultato finale e quanti giri fare. Ecco qui, vedete il corpo della borsa realizzato. Questo è il nostro risultato ed è venuto in questo modo. Ci siamo fermati in questo lato che è praticamente l'angolo di partenza del nostro fondo. In totale abbiamo realizzato 9 giri di singoli punti bassi, più i 2 che erano della base. E diciamo già che abbiamo aggiunto questi marcapunti in modo simmetrico l'uno all'altro, lasciando internamente 9 punti bassi qui e qui. Ora continuiamo a lavorare e facciamo questi punti bassi fino ad arrivare al primo punto qui, quindi al primo marcapunti. Facciamo un primo, un secondo e qui lavoriamo anche all'interno del marcapunti. Ora andiamo a rovesciare il lavoro perché la borsa poi sarà sul rovescio in realtà, in questo modo, e continuiamo a realizzare il nostro manico. Andiamo a girare la borsa così e ora devo praticamente andare a creare il manico a spirale, quindi vado a prendere l'uncinetto e lo inserisco l'altro marcapunti che si trova davanti e faccio un punto basso in questo modo, così, e ora lavoro gli altri singoli punti bassi. In questo modo andremo a formare il nostro manico che risulterà comunque abbastanza ciccione. Quindi così, singoli punti bassi, scusate, girando il tutto, e andremo poi anche a lavorare a spirale, quindi in questo modo, e anche qui continuiamo, vedete, qui lavoriamo ora l'ultimo punto che è quello interno, sempre facendo un punto basso, e ora continuiamo a lavorare a spirale. Allargate leggermente, vedete, il manico e continuiamo e facciamo vedere poi il risultato ottenuto. Vedete, si va avanti lavorando sempre singoli punti bassi. Mi raccomando, state attenti a non perderli perché se no ovviamente il manico si rimpicciolisce. Questo per ora è il risultato. Vedete, per ora abbiamo fatto un manico di questa grandezza. Questo deve essere un po' più lungo perché si deve andare a piegare, e andiamo avanti. Arrivati ora alla fine del manico vi facciamo vedere come chiuderlo. Questo è il risultato. Allora, per chiuderlo andiamo a saltare un punto e entriamo in quello seguente facendo qui un punto basso. Ora entro nel punto seguente e faccio un punto bassissimo. Così allungo il filo che mi servirà poi per la cucitura e vado a tagliarlo. Il risultato per ora è questo. Il manico ha una lunghezza indicativa di 18 cm
e abbiamo fatto più o meno 12 giri, quindi il risultato è questo. Ora semplicemente dobbiamo andare a fare il manico più corto dall'altro lato. Prendiamo il nuovo filo, quello che abbiamo tagliato, l'altra parte restante, e posizioniamo il filo da questo lato qui. E ora vado a fare praticamente un primo punto basso per andare a fissarlo. Quindi lo trascino fuori, riprendo il filo più lungo, carico attorno all'uncinetto e chiudo, così abbiamo fissato. Vado avanti, lavoro ora tutti i punti facendo dei punti bassi come prima, fino ad arrivare all'altra estremità dove abbiamo il marcapunti rosso, e continuiamo a fare tutti i punti bassi per tutto il giro fino ad arrivare al marcapunti dall'altra estremità, quello rosso. Quindi facciamo così. E eccoci arrivati al marcapunti. Ora giriamo la borsa in questo modo perché dobbiamo unire le due estremità. Quindi entro di nuovo nel punto dove avevamo il marcapunti iniziale. Entriamo ora nel primo punto delle altre estremità prendendo queste due asoline per iniziare a lavorare poi a spirale il manico come dall'altro lato. Quindi carico l'uncinetto e lo trascino fuori e faccio sempre un punto basso. Chiudo di nuovo le due asole e di nuovo lavoriamo esattamente il manico nella stessa maniera di prima, nello stesso modo, e andiamo poi comunque a raggiungere un'altezza differente, più piccola. Vi facciamo vedere il risultato. Fatto anche quest'altro lato, abbiamo fatto in tutto 4 giri e ora semplicemente andiamo a chiudere. Quindi come prima salto un punto e faccio un punto basso in quello seguente, così entro e vado a fare un punto basso, carico, trascino e di nuovo chiudo. Ora giro ancora, salto un altro punto e nel punto davanti faccio un punto bassissimo per andare a chiudere, così, e chiudo in questo modo. Allungo un pochino il filo e vado a tagliare. E ora per nascondere questi fili prendo un uncinetto più piccolo per aiutarmi, vedete, entro in questi nodini e tiro il filo all'interno in questo modo per andarlo a nascondere praticamente nella parte interna che non si veda. Faccio sia da un lato che dall'altro aiutandomi, come vi ho detto, con un uncinetto più piccolo in modo da nascondere i fili in eccesso e fissare il lavoro. Terminato anche l'ultimo passaggio, le cuciture eccetera, abbiamo semplicemente aggiunto questi due anelli ai moschettoni, uno in questo lato e uno nell'altro, e semplicemente li abbiamo uniti assieme, e quindi finalmente la borsa Marilina è pronta. Vi ricordo che troverete tutto l'occorrente necessario per realizzarla sul nostro shop online macribag.it, e lo puoi realizzare sia con la pizza in licra ma anche con la pizza in velluto e camoscio, che è bellissimo per questa stagione. Quindi ora vi saluto, ci vediamo sui nostri canali social e sicuramente al prossimo tutorial.